Siamo nel gennaio del 1988, il numero 296 della testata Amazing Spider-Man viene pubblicato e al mondo viene presentato il team creativo che li avrebbe accompagnati per gli anni successivi. Oggi siamo qui a parlare di un momento di vera e propria rivoluzione per la figura di Spider-Man, sia dal punto di vista grafico che narrativo. Le storie realizzate da David Michelinie e Todd McFarlane per The Amazing Spider-Man vanno dal numero 296 al 329 ed oggi siamo qui per sviscerarne i contenuti. Come sempre parliamo un po' dei due artisti prima di passare all'azione. David Michelinie, autore di storie come Iron Man, il demone nella bottiglia o la serie Venom, protettore letale, è lo scrittore di questa gestione di Spider-Man. Come vedremo nel corso del video, la sua abilità di sceneggiatore sarà quella di creare storie non solo interessanti per l'Uomo Ragno, ma anche per Peter Parker, il ragazzo sotto la maschera ormai divenuto a tutti gli effetti un giovane adulto. Su Todd McFarlane invece ci sarebbe ancora di più da dire. Qui in veste di semplice disegnatore è stato una vera e propria icona del fumetto. McFarlane rivoluzionerà graficamente la figura dell'Uomo Ragno, con uno stile artistico unico, arrivando a creare l'immagine delle ragnatele a spaghetti. Ciò che farà McFarlane per il medium intero nel corso della sua vita, però, non si limita al solo Uomo Ragno. Forse lo conoscerete per la figura di Spawn, un antieroe oscuro nato da un patto faustiano negli anni 90, o forse per essere uno dei fondatori della Image Comics, una casa editrice nata per combattere le major del settore, dare totale libertà agli artisti e lasciare a quest'ultimi i totali diritti sulle loro creazioni, ma questa è una storia per un'altra volta. Quando ero un bambino, quasi tutti i miei amici da grandi volevano fare il cowboy, gli astronauti o i cantanti rock scalmanati, ma io ero strano, io volevo fare lo scrittore. David Michelinie. Quando mi sono approcciato a queste prime storie, la mia prima reazione è stata un genuino wow. Per cosa? Per la prima cosa che si vede in un fumetto. La copertina, ovviamente. La copertina del numero 296 della testata, infatti, è diventata sin dal primo momento in cui l'ho vista una delle mie copertine preferite di sempre su questo personaggio. Ho sempre adorato in maniera quasi infantile quando il costume dell'Uomo Ragno stesso vengono resi inumani e mostruosi, e questo ragno che intrappola il Dottor Octopus lo è e come, con quelle zampe sottili e quegli occhi che sembrano quasi luccicare grazie alle macchie bianche. Un ottimo inizio, direi. E ora che ne dite di fare un po' di contesto? All'inizio di questa run Spider-Man è un giovane adulto, lavora come fotografo freelance al Daily Bugle e convive con la sua attraente novella moglie Mary Jane. Inoltre indossa il suo costume nero, uno dei più iconici design del ragno nato in seguito all'incontro con un simbionte alieno nella saga conosciuta come Secret War. Un design così riuscito che rimase anche dopo la separazione tra Peter e la creatura aliena. Dopotutto erano gli anni '80, i supereroi stavano diventando più oscuri, come abbiamo visto nel video sul ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Ovviamente non siamo a quei livelli, ma anche Spider-Man era diventato più oscuro e più adulto a modo suo. Le prime storie del duo vertono attorno alla figura del Dottor Octopus, uno dei nemici più iconici del ragno, il quale si dimostrerà ormai talmente terrorizzato dalla figura di Spider-Man che lo vedrà persino nei suoi incubi. Octopus si rivelerà essere un ometto debole e spaventato con una vera e propria sindrome post-traumatica. Spetterà a Spider-Man capire come fermare questo nemico portato alla follia dalla paura, ovviamente senza radere al suolo mezza città. Era come se qualcuno avesse iniettato un intero universo di possibilità direttamente nel mio cervello. Insomma, c'era questo tizio che viveva nel mondo reale e che aveva problemi a scuola, problemi di denaro e problemi in famiglia, proprio come me. David Michelinie parlando della sua prima lettura di Spider-Man. Dopo un dimenticabile, ma che cito per completezza, incontro con Chance e altri criminali minori, arriviamo al numero 300, numero importantissimo che segnava il 25° anniversario della testata e che ha regalato non solo un'altra copertina iconica, ma una storia lunga il doppio del normale e un personaggio tutto nuovo, Venom. Venom è un personaggio che conoscerete tutti, una delle figure più famose che gravitano attorno a Spider-Man, una delle sue nemesi per eccellenza che si trova proprio in queste pagine.
Venom nasce dall'unione di Eddie Brock, giornalista caduto in disgrazia a detta sua a causa di Spider-Man. In realtà diffondeva notizie false che Spider-Man ha smentito senza saperlo, per cui nutre un odio viscerale con quel simbionte alieno di cui abbiamo parlato prima. I due, uniti fisicamente e mentalmente a causa dell'odio nei confronti del ragno, creano Venom. Venom, nella sua prima apparizione, è molto meno mostruoso delle sue incarnazioni successive. È davvero uno Spider-Man nero, semplicemente più massiccio a causa del fisico di Eddie. Oltre a essere superiore al ragno in semplice forza bruta, Venom è in possesso di ragnatele organiche e di fronte a lui il senso di ragno sembra del tutto inutile. Solo con l'ingegno Spider-Man uscirà vincitore dal primo di una lunga serie di scontri con questa nuova e terrificante nemesi. La vittima, la vera vittima di tutta questa vicenda, sarà la povera Mary Jane che si ritroverà faccia a faccia con quel mostro tanto simile all'uomo che ama. Si chiama Mary Jane Foster Parker, ma non se lo ricorda. In questo momento non ricorda quasi nulla perché la sua mente è stata pesantemente offuscata e i suoi pensieri sono stati crudelmente affogati da una travolgente ondata di paura. Un'emozione che forse non sparirà mai del tutto. Ora parliamo di Mary Jane, questo perché tra qualche nemico minore di poco conto sarà la moglie di Peter Parker il focus degli eventi. Partiamo subito col dire che da questo punto della run in poi Spider-Man tornerà al classico costume rosso e blu proprio per il trauma di Mary Jane. La presenza di questo personaggio è fondamentale per tutta la gestione di Michelain. Mary Jane permette all'autore di portare la storia su un lato più umano, i problemi e le gioie da novelli sposi della coppia diventano davvero protagonisti delle vicende e non un contorno. Anzi, avendo cattivi di serie B in questa parte del racconto, ho trovato genuinamente più interessanti le vicende di Peter e Mary Jane piuttosto che quelle di Spider-Man, rendendo il tutto quasi una ragnesca soppopera. I veri guai della coppia iniziano con la presenza di Jonathan Caesar, un uomo ricchissimo e ossessionato da Mary Jane, ormai divenuta una famosa modella. Caesar arriverà a rapire la rossa e farla prigioniera in uno dei suoi appartamenti, mandando dei mercenari a sistemare l'uomo ragno sulle sue tracce. Sarà Mary Jane a salvarsi da sola e salvare il proprio compagno, dimostrando di non essere una semplice principessa in pericolo, ma una donna forte, intelligente e capace di badare a se stessa, cosa piuttosto innovativa per un fumetto di supereroi degli anni '80. Anche dopo essere stato sconfitto e arrestato, però, l'ombra di Caesar e i suoi agganci saranno una costante minaccia nella vita di Mary Jane e Peter Parker. Una delle prime cose che mi fu chiesto di fare una volta giunto alla guida di Amazing fu di far sposare Peter Parker con la sua fidanzata di vecchia data Mary Jane Foster, un colpo di scena non da poco. L'uomo ragno che io conoscevo e di cui volevo scrivere le storie era un eterno single, uno studente che lottava per far quadrare i conti a fine mese e allo stesso tempo salvava il mondo e cercava di trovare il suo posto in esso. David Michelain. Ora le vicende di Spider-Man si fanno un po' più interessanti. Ancora qualche cattivo di serie B qua e là, certo, ma abbiamo anche storie di un certo rilievo. Penso ai Misteri dei Morti, il numero 311 della testata, che vede il ritorno di Mysterio, un nemico di Spider-Man specializzato nelle illusioni e negli effetti speciali. In questo specifico caso, Spider-Man crederà che un uomo innocente si sia sacrificato per salvargli la vita. Nella sua mente sbocceranno dubbi e traumi nati dal senso di colpa. Anche le storie successive mi hanno tenuto incollato alle pagine. La guerra dei Goblin nel numero 312 è davvero una storia niente male, in cui vediamo la battaglia tra Green Goblin e Hobgoblin. Vedere un Harry Osborn nei panni del Green Goblin e pienamente nelle sue facoltà mentali è davvero interessante. L'alleanza con Spider-Man funziona e questa battaglia aerea ricca di esplosioni e colpi di scena fa davvero il suo lavoro. Anche il numero successivo, il 313, intitolato La distruzione che striscia, è davvero bello e si collega ai precedenti. Sin dall'apparizione di Mysterio, infatti, a Manhattan stanno succedendo cose strane. Statue di leoni che prendono vita, bracciali a forma di serpenti che diventano serpenti veri, piccoli mostri che escono dai tombini. Qui tutto degenera con creature simili a demoni che attaccano la città insieme a un sacco di cose assurde che, grazie al taratto di McFarlane, rendono questa storia davvero strana e psichedelica. Il villain principale è il dottor Kurt Connors, altrimenti noto come Lizard. Il dottor Connors è una brava persona, ma quando si trasforma nella mostruosa creatura nota come Lizard, viene travolto dalla rabbia e dalla sete di sangue.
Lizard si metterà alla ricerca della sua famiglia sfruttando il caos generale. La battaglia tra Spider-Man e Lizard è inevitabile, ma ancor più interessante sarà la sofferenza del dottor Connors che, vittima del proprio mostro interiore, dovrà rinunciare per sempre alle persone che ama. Tutto questo caos però non può che culminare con il ritorno di un vecchio nemico. Venom è fuggito dalla sua prigione e vuole vendetta. Lo stile di McFarlane si è evoluto nel corso dei numeri e questo Venom, con i suoi denti aguzzi e gli occhi più spigolosi dalla sua prima apparizione, ha ora il suo design definitivo. Anche il suo carattere viene rifinito un po' per renderlo il personaggio che oggi conosciamo. Infatti Venom è un nemico particolare dell'Uomo Ragno. Egli vuole sì ucciderlo, ma non vuole fare del male agli innocenti salvo non gli venga forzata la mano. Questo piccolo dettaglio è ciò che gli permetterà di divenire un vero e proprio antieroe in serie future come il già citato Protettore Letale o l'evento Maximum Carnage. Venom conosce l'identità segreta di Spider-Man, è più forte e crudele. Il ragno è caduto nella tela di un predatore pericoloso. Menzione speciale anche per la copertina del numero 316, davvero bellissima. L'obiettivo di Venom, invece, era ben specifico e fece di lui un ottimo avversario per Spidey. Esisteva soltanto per uccidere l'Uomo Ragno e una volta raggiunto quello scopo il criminale in bianco e nero, in più di un senso, sarebbe uscito di scena. E a quanto pare questo semplice ritorno alle tematiche più elementari riscosse molta popolarità presso i lettori. Ho un cassetto pieno di giocattoli, action figure e biancheria di Venom che lo dimostrano. David Michelain su Venom. Questa penultima parte della run è forse la più debole. Spider-Man, dopo qualche sporadica collaborazione con Silver Sable, si ritroverà in mezzo a un vero e proprio colpo di stato in terra straniera tra intrighi politici e giochi di potere. Tutto questo lo porterà a team up con Capitan America, poiché la minaccia del teschio rosso è in agguato. Personalmente la parte che ho trovato più noiosa di tutta la gestione. Non amo Capitan America e togliere Spider-Man da New York significa toglierlo dal suo contesto naturale e renderlo molto meno interessante. La bianchissima e bellissima Silver Sable purtroppo non riesce a salvare il tutto. L'ultima porzione della gestione di Michelain sull'Uomo Ragno è piuttosto interessante. Qui i poteri di Peter si sviluppano in nuovi e inconcepibili modi. Inizialmente riesce a manipolare la struttura chimica delle proprie ragnatele, creando dei veri e propri costrutti con esse. Poi i poteri si sviluppano ulteriormente, dandogli abilità come il volo o l'emanazione di raggi di energia. Questi cambiamenti non passeranno inosservati e a fronteggiare questo nuovo Spider-Man sarà Magneto in prima persona. Solo alla fine Spider-Man evolverà ancora, diventando una vera e propria incarnazione di potere cosmico che porta il nome di Capitan Universo. Oltre a mostrarci uno Spider-Man dai poteri divini, quest'ultima parte di gestione è davvero interessante per la ripercussione che un simile potere porta sul giovane Parker. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità e un potere così grande è forse davvero troppo per un essere umano. Peter Parker proverà paura di fare del male al prossimo, di non essere all'altezza, di ferire chi gli sta accanto. Gli anni 90 sono infine arrivati e con essi una nuova epoca sia per Spider-Man che per il fumetto in generale. Che dire di questa gestione? Una run con alti e bassi, sicuramente alcune ingenuità figlie del periodo, ma anche piena di voglia di sperimentare e creare. Ancora oggi queste storie vengono citate in fumetti moderni, lo stile di McFarlane ha fatto scuola e la figura di Venom ha fatto breccia nei cuori di tutti. E a proposito di Todd McFarlane, c'è ancora qualcosa da dire su di lui. Siamo nel 1990. Todd McFarlane era ormai una vera e propria celebrità e la sua figura era totalmente intrecciata con quella dell'Uomo Ragno. Ecco allora che nacque la testata nominata semplicemente Spider-Man, gestita interamente da Todd McFarlane, sia storia che disegni erano nelle sue mani. Questa testata si differenzia dalla precedente perché spinge davvero tanto sulle atmosfere horror. Non a caso verranno scelti villain mostruosi come Lizard, Hobgoblin o Morbius per l'Uomo Ragno. Questa vena horror della serie la possiamo notare sin dalla primissima copertina della testata, una delle più belle e iconiche mai realizzate sul personaggio che lo ritrae in questa posa rannicchiata circondato da ragnatele e piccoli ragni neri. Graficamente il lavoro di McFarlane è eccezionale, l'horror è la sua dimensione, non ci sono dubbi. Lapidi, artigli, mantelli consunti che svolazzano nella notte sono elementi che gli riescono alla perfezione.
Purtroppo il punto debole di questa gestione risiede nella scrittura. Le trame sono piuttosto banali e i personaggi sono decisamente meno profondi di quelli scritti da Michael. Prendiamo Lizard come esempio, personaggio che appare in entrambe le testate. Se nel caso di The Amazing Spider-Man abbiamo avuto una lotta interna tra uomo e bestia con il dramma del dottor Connor che deve rinunciare per sempre alla sua famiglia, il Lizard di McFarlane è solo una bestia che si aggira nelle tenebre ben poco caratterizzata. Gli altri cattivi non sono da meno, Morbius è un idiota e non aggiungo altro, l'Hobgoblin qui è semplicemente un pazzo in pieno delirio religioso giusto per dare un team-up con il Ghost Rider per stare in tema di peccati, e poi c'è lui, il Wendigo, altra bestia arrabbiata per cui sarà necessario un team-up con Wolverine, crossover che dura davvero troppo per la pochezza della storia. Un altro problema è la gestione dei personaggi secondari, la vita di Peter Parker è molto meno presente e a pagarne il prezzo è Mary Jane che in questa nuova versione diventa molto più superficiale e frivola. Letteralmente la sua unica funzione sarà litigare con Peter perché vuole girare scene di nudo in un film e suo marito ne è contrariato. Insomma, scrittura deludente ed estetica pazzesca, una serie di storie davvero difficile da giudicare. La gestione di McFarlane su questa testata si concluderà con il numero 16 a causa di una censura che farà crollare definitivamente i rapporti tra la Marvel e McFarlane, dando vita a una serie di eventi che meriterebbero un approfondimento a parte. Questa testata ha un ultimo grande pregio. Ogni cosa mostrata su queste pagine verrà ripresa e migliorata dall'autore per il suo Spawn. Gli artigli, le zanne e la posa ferale di Lizard verranno rielaborate per il Violator. Impossibile non pensare poi a Morbius nelle fogne come a Spawn nei vicoli lerci insieme ai senza tetto. Sia per abbigliamento che per ambienti, i deliri religiosi dell'Hobgoblin non sono poi così diversi da quelli dell'anti-Spawn, ma quest'ultimi decisamente meglio contestualizzati. E di queste similitudini ne possiamo trovare a decine, davvero. La ragnatela dell'uomo ragno non sembrava più qualcosa di uscito da un aerosol che chiunque avrebbe potuto comprare al supermercato. Era nodosa e pungente, come per esempio qualcosa di generato da dei lanciaragnateli assemblati da un geniale adolescente nel seminterrato di casa. E i personaggi... no. Forse non sembrano ritratti di modelli del mondo reale, ma per dirla in una sola parola, avevano personalità. David Michelinie parlando del lavoro di McFarlane. E questo è davvero tutto quello che si poteva dire del lavoro di McFarlane su Spider-Man. Personalmente adoro McFarlane, una figura che ho sempre amato per i suoi ideali e la sua intraprendenza. Spawn è tra i primi fumetti americani che abbia mai letto e recuperare queste storie di Spider-Man è stata una piacevole avventura. Chiudiamo questo video con una promessa. La promessa che torneremo a parlare di Spider-Man, magari con la run di John Byrne, Roger Stern, la saga del clone o, perché no, le storie di Miles Morales. Sono aperti suggerimenti. I disegnatori, i supervisori, i letteristi e i coloristi diedero a loro volta il meglio di se stessi per rendere queste storie appassionanti. E se vi divertirete a leggerle, tutti noi potremo andare a dormire con un sorriso stampato sulla faccia. Soprattutto io. Perché se non fosse per un certo arrampicamuri in tuta rossa e blu, ora non sarei qui a scrivere queste parole. Grazie Spidey. David Michelinie.